Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. La cultura gastronomica tradizionale italiana. Quando si parla dell'Italia, una delle prime cose che viene in mente a tutti è la cucina. La tradizione gastronomica italiana è famosa in tutto il mondo ed è considerata un patrimonio non solo del paese, ma dell'umanità. Non si tratta solo di mangiare per nutrirsi, ma di un vero stile di vita, di un modo di stare insieme e di condividere momenti importanti. La cucina italiana è legata alla storia, alla geografia, al clima e alle diverse regioni del paese, e per questo è molto varia e ricca di sapori. Un aspetto molto importante della cultura gastronomica italiana è la centralità della famiglia. I pasti non sono solo un momento per mangiare, ma un'occasione per stare insieme. In molte famiglie italiane, soprattutto quelle tradizionali, il pranzo della domenica è un appuntamento sacro. Genitori, nonni, figli e nipoti si ritrovano intorno a un grande tavolo e condividono piatti preparati con cura. Questo momento non è solo gastronomico, ma anche affettivo. È un modo per rafforzare i legami e per trasmettere le tradizioni culinarie di generazione in generazione. La cucina italiana è molto diversa da regione a regione. Al nord, per esempio, troviamo piatti ricchi di burro, panna e formaggi. È tipico l'uso del riso, come nel famoso risotto alla milanese, cucinato con lo zafferano. In Piemonte si trovano piatti robusti come la bagna cauda, una salsa a base di aglio e acciughe in cui si intingono verdure di stagione. In Veneto è molto diffuso il baccalà, cucinato in vari modi. Al centro dell'Italia la cucina è caratterizzata da sapori più semplici ma molto genuini. In Toscana, per esempio, si usano spesso legumi, pane e olio extravergine d'oliva. Un piatto tipico è la ribollita, una zuppa di verdure e pane raffermo. Nel Lazio, e in particolare a Roma, troviamo piatti molto popolari come la carbonara, la cacio e pepe e la matriciana, che oggi sono conosciuti e cucinati in tutto il mondo. Il sud dell'Italia è la patria della pasta, della pizza e di molti piatti che hanno conquistato il pianeta. In Campania, la pizza napoletana è un simbolo universale, semplice, con pochi ingredienti, ma dal sapore inconfondibile. In Sicilia, invece, la cucina è ricchissima di influenze arabe, spagnole e greche. Qui troviamo i famosi arancini, la caponata di verdure, i dolci come i cannoli e la cassata. In Puglia si mangiano spesso le orecchiette con le cime di rapa, un piatto che unisce pasta fresca e verdure locali. Un'altra caratteristica importante della cucina italiana è l'uso di prodotti freschi e di qualità. La dieta mediterranea, di cui l'Italia è un simbolo, si basa proprio su questo: frutta e verdura di stagione, cereali, legumi, pesce, olio d'oliva e un consumo moderato di carne. Questo tipo di alimentazione non è solo gustosa, ma è anche considerata molto salutare. Non a caso, l'UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. In Italia, ogni pasto segue un ordine preciso. Tradizionalmente si comincia con l'antipasto, che può essere semplice, come formaggi e salumi, oppure più elaborato, con verdure grigliate o sott'olio. Poi si passa al primo piatto, che è quasi sempre a base di pasta o riso. Il secondo piatto può essere di carne o di pesce, accompagnato dal contorno, che sono verdure cotte o crude. Infine arriva il dolce, seguito dal caffè e, in alcune regioni, da un bicchierino di liquore. Il vino è un elemento fondamentale della cultura gastronomica italiana. Ogni regione ha i suoi vini tipici e in generale l'Italia è uno dei maggiori produttori mondiali. Il vino non è solo una bevanda, ma un complemento al pasto, scelto con attenzione per accompagnare i piatti. In Toscana è famoso il Chianti, in Piemonte il Barolo e il Barbaresco, in Veneto il Prosecco, che oggi è apprezzato ovunque. Un aspetto curioso della cultura gastronomica italiana è la forte identità regionale.
Gli italiani sono molto orgogliosi della propria cucina locale e spesso difendono con passione le ricette tradizionali. Ci sono discussioni infinite, per esempio, su come si fa la vera carbonara, con panna o senza panna, con guanciale o con pancetta, oppure sulla pizza, alta o bassa, con lievitazione lunga o breve. Queste differenze non sono solo gastronomiche, ma culturali, perché il cibo in Italia è parte della propria identità. Oltre alle ricette, anche i mercati hanno un ruolo fondamentale. In molte città italiane i mercati rionali sono ancora molto vivi e rappresentano un punto d'incontro tra persone. Andare al mercato non è solo fare la spesa, ma anche salutare i venditori, chiacchierare con i vicini, scoprire prodotti nuovi e mantenere un rapporto diretto con chi produce il cibo. Questo rende il legame tra persone e alimentazione ancora più forte. La cucina italiana è famosa anche per i suoi dolci. Ogni regione ha specialità uniche: il tiramisù in Veneto, il panettone a Milano, la pastiera a Napoli, il gelato artigianale in tutta Italia. Questi dolci non sono solo buoni da mangiare, ma spesso sono legati a feste e tradizioni. Per esempio, il panettone e il pandoro sono tipici del Natale, mentre la colomba pasquale si mangia a Pasqua. La cucina italiana non è importante solo nella vita quotidiana delle famiglie, ma anche nelle feste e nelle celebrazioni. Ogni ricorrenza ha i suoi piatti tipici e le sue tradizioni culinarie. Per esempio, a Natale le tavole italiane sono piene di antipasti, paste al forno, arrosti e naturalmente dolci come il panettone, il pandoro o il torrone. A Pasqua non può mancare la colomba, la pastiera napoletana o le uova di cioccolato, molto amate dai bambini. A Carnevale si preparano dolci fritti, come le chiacchiere o le castagnole, che sono diversi da regione a regione. Queste tradizioni non sono solo legate al gusto, ma hanno anche un valore simbolico. Il cibo rappresenta la continuità della cultura, la trasmissione di valori e il senso di appartenenza a una comunità. Per questo in Italia il cibo è considerato qualcosa di sacro. Non si tratta semplicemente di nutrirsi, ma di vivere un'esperienza condivisa, piena di emozioni e di significati. Un altro elemento fondamentale della gastronomia italiana è la semplicità. A differenza di altre cucine, che a volte usano molti ingredienti complessi, in Italia spesso i piatti sono fatti con pochi elementi, ma di qualità eccellente. La filosofia è che se un prodotto è buono, non serve coprirlo con troppi condimenti. Un esempio perfetto è la pizza margherita: farina, acqua, pomodoro, mozzarella, basilico e olio d'oliva. Pochi ingredienti, ma un equilibrio perfetto. Lo stesso vale per la pasta al pomodoro o la bruschetta: semplicità e bontà. Nonostante la tradizione, la cucina italiana è anche molto aperta al cambiamento. Negli ultimi decenni la società è diventata più internazionale e questo ha portato nuove abitudini alimentari. Molti italiani amano oggi cucinare piatti stranieri, come il sushi, il kebab o il couscous. Allo stesso tempo, molti stranieri hanno portato le loro ricette in Italia, creando una contaminazione interessante. Tuttavia, la cucina tradizionale resta il cuore dell'identità italiana e anche i giovani continuano ad apprezzarla. La cucina italiana ha avuto anche un enorme successo all'estero. Oggi si possono trovare ristoranti italiani in ogni parte del mondo, da New York a Tokyo, da Buenos Aires a Sydney. La pasta e la pizza sono diventati simboli universali della cucina italiana, ma spesso le ricette vengono adattate ai gusti locali. Alcuni italiani considerano queste versioni non autentiche, ma allo stesso tempo è un segno della forza e della diffusione della loro cultura gastronomica. Un aspetto curioso è che in Italia ogni pasto ha i suoi orari precisi. A pranzo, di solito intorno alle 13, e a cena, verso le 20, si mangia in famiglia. Lo spuntino veloce non è molto amato, perché il pasto è visto come un momento di pausa, di convivialità e di qualità.
Anche il caffè ha un ruolo speciale, non è solo una bevanda, ma un rito. Gli italiani lo prendono al bar, spesso in piedi al bancone, e rappresenta un momento di socializzazione. Parlando di bevande, non possiamo dimenticare l'olio d'oliva. È considerato l'oro della cucina italiana, usato praticamente in ogni piatto. In alcune regioni le famiglie producono il proprio olio e lo conservano con grande cura. L'olio non è solo un ingrediente, ma un simbolo di salute e di identità mediterranea. Il rapporto degli italiani con il cibo è anche un rapporto con la natura e il territorio. Ogni piatto nasce da prodotti locali e stagionali. Per esempio, in inverno si mangiano più zuppe e piatti caldi, mentre in estate si preferiscono insalate e piatti freschi. Questo rispetto della stagionalità rende la cucina italiana equilibrata e sostenibile. Inoltre, la tradizione del chilometro zero è sempre più diffusa. Significa consumare prodotti locali per ridurre l'impatto ambientale e mantenere vive le economie regionali. Un'altra cosa da sottolineare è che la cucina italiana non è mai solo cibo, è cultura, arte, passione. Molti scrittori e artisti hanno celebrato la bellezza del mangiare bene e la stessa lingua italiana ha un vocabolario molto ricco legato al cibo. Anche nei proverbi popolari troviamo tanti riferimenti gastronomici che mostrano quanto sia radicato questo tema nella vita di tutti i giorni. In conclusione, la cultura gastronomica tradizionale italiana è molto più di una semplice abitudine alimentare. È un modo di vivere, di stare insieme, di rispettare la natura e la storia. Ogni piatto racconta una storia, ogni ricetta rappresenta una regione, ogni pasto unisce le persone. Forse è proprio per questo che la cucina italiana è amata in tutto il mondo, perché non è solo buona, ma anche autentica, sincera e capace di trasmettere emozioni profonde. Per me, la cucina italiana è un esempio perfetto di equilibrio tra tradizione e modernità, tra gusto e salute, tra identità e apertura al mondo. Mangiare all'italiana significa non avere fretta, dare valore al tempo, rispettare il cibo e le persone con cui lo condividiamo. È una lezione che va oltre la cucina, una filosofia che possiamo applicare anche ad altri aspetti della vita. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.